Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quest'oggi vorrei cercare un po' di fare il punto insieme a voi, scambiando due chiacchiere e mettendovi al corrente di alcune situazioni e di tutto il processo mentale che mi sta coinvolgendo in questi giorni, in queste settimane. Devo scegliere la macchina per la stagione 2023 e apparentemente potrebbe sembrare una cosa semplice, ma in realtà vengono coinvolte decine e decine di aspetti ai quali io devo obbligatoriamente pensare. Prima di tutto però vorrei ringraziarvi tantissimo per l'affetto che avete dimostrato nei miei confronti sotto ai post di Facebook dove salutavo appunto il team Chioscio e ovviamente anche sotto al video di YouTube. È stato un video molto emozionante da realizzare per me, ma sono contento che lo sia stato anche per voi che l'avete visto. Ovviamente non sono mancate le critiche, ma è giusto che sia così. Ognuno di noi ha la facoltà di pensare come meglio crede e giudicare ciascun avvenimento secondo il proprio punto di vista e non è criticabile per questo. Io quello che posso dirvi dal canto mio è che nel video ho messo realmente tutte emozioni vere e ho cercato di comunicarvi il mio stato d'animo reale di quel momento. Innanzitutto, prima di cominciare questa riflessione con voi, vorrei prendere il telefono e leggervi alcuni messaggi dei quali vado particolarmente orgoglioso che ho ricevuto privatamente. Quindi mi aiuto con il telefono, i messaggi che ho ricevuto anche privati sono stati veramente tantissimi e quindi voglio condividere con voi anche alcuni messaggi che mi sono arrivati. Ovviamente terrò tutti i mittenti dei messaggi anonimi, però mi piace farvi capire come le persone si sono comportate con me. Il primo dice: Ciao Fabrizio, un saluto e un grande grazie te lo voglio dedicare qua su WhatsApp. Ti ringrazio ancora per gli assetti che hai sviluppato per la MP10, funzionano davvero anche per i piloti della domenica come me. E il tuo appuntamento del mercoledì di YouTube per vedere quali novità K presentavi per me è un must. Sono stato sempre chioscista nel buggy e resterò così. Ci sentiamo per qualsiasi informazione, ti stimo e ti considero un amico anche se non ci siamo mai conosciuti di persona. A presto. Un altro messaggio di commento che mi è arrivato sul video privatamente e che ritengo uno dei più belli è questo qua. È stato un video commovente. Sei sempre stato sinonimo di Chioscio, sarà difficile immaginarti altrove, ma la storia la fanno gli uomini e non le cose. Ovunque andrai sarai sempre il Teghello che tutti conosciamo, sempre disponibile e affidabile, oltre che serio e professionale. In bocca al lupo per la nuova avventura. Un altro messaggio dice: ma cosa mi combini? E io adesso come faccio? Mi dispiace Fabri, veramente tanto non rivederti con una chioscio. Ti auguro di trovare un altro progetto stimolante, te lo meriti tutto. Un'altra persona mi scrive: nella tristezza credo che sia il video più bello in assoluto, da pelle d'oca. E io rispondo: grazie mille. È la verità, mi hai commosso. E io rispondo: me l'hanno scritto in tanti, sono contento di averlo fatto, l'intento era un po' anche quello. E lui mi dice: beh, se l'intento era quello, hai fatto centro. Giuro che anch'io mi sono chiesto perché. Un altro mi tagga la foto di mentre sta guardando il video e scrive: mi strappi la lacrimuccia. Un altro ancora mi dice: mi vendo tutte le felpe, cappelli, magliette, macchine, borsoni, è finita un'era. Un altro mi paragona addirittura a Federer, all'addio al tennis di Federer, e mi scrive: ciao Fabrizio, assieme a Roger Federer ed il suo addio al tennis, anche il tuo video mi ha emozionato. Ti auguro il meglio per tutto e sono certo che un professionista come te non esiterà a trovarlo. Un abbraccio. Un altro ragazzo mi ha scritto: siamo tutti in ansia per sapere la tua nuova scelta, perché persone come te all'interno del nostro mondo, oltre a far da promotore, fai vendere anche tante macchine. Anche perché molte persone che si affacciano in questo mondo i tuoi video li divorano come il pane e se trovano la spiegazione rivolta al proprio modello, secondo me è il connubio perfetto. Io ho comprato Chioscio per te, vedi un po' tu. Ora, indipendentemente dalla tua scelta, che sappiamo sarà quella migliore per te, spero tu non abbandoni questo mondo, anche perché fai tanto per tutti noi. Detto questo, io da buon studioso di marketing spero che tu possa sposare un progetto italiano tipo VRC, giusto per far ritornare l'Italia ai livelli che merita, ma questo rimarrà il mio sogno. Ma la tua scelta sicuramente l'avrai già fatta e qualunque essa sia,
speriamo tutti insieme che non smetterai mai di starci vicino con il tuo essere Fabrizio. Grazie e in bocca al lupo per tutto. Beh, ragazzi, che dire, messaggi come questo mi hanno veramente aperto il cuore in un modo incredibile. Sono stato contentissimo di sentirvi vicini, di sentire che in qualche modo stavate facendo il tifo per me. Io sono veramente, veramente onorato di questo. Ma ragazzi, in questo video vi posso dire che sono vicino ad una scelta, ma non l'ho ancora fatta. Non l'ho ancora fatta per un semplice motivo: voglio provare a non sbagliare. E questo perché, ragazzi, non è un cambio che può fare un pilota qualunque, anche perché per quanto riguarda me, l'aspetto pilota è proprio l'ultima cosa che conta in questo momento. Quest'anno, ad esempio, non mi è andata male a livello nazionale, ho chiuso di nuovo nella top 10, in posizione 8. È stato un buon campionato italiano per l'età che ho e per il livello che c'è in questo momento e per le potenzialità a livello di impegno che posso mettere in campo. Ma alla fine dei conti, a chi interessa avere un ottavo al campionato nazionale italiano? A quale azienda può interessare un ottavo, un settimo, un sesto posto, un quinto anche posto a un campionato nazionale? Sì, sono finito nei primi 100 a livello mondiale, ma anche lì, chi nota il 93esimo, perché io ne sono arrivato al 93esimo al campionato del mondo, chi nota il 93esimo a un campionato del mondo? Cioè, fanno fatica a notare uno nei primi 35, figuriamoci uno che è arrivato a 93. È ovvio che nel mio caso l'aspetto predominante di tutto è proprio la realizzazione dei contenuti che state guardando in questo momento, è proprio la realizzazione degli aiuti che posso dare su quel determinato brand, su quel determinato modello, agli utilizzatori della domenica. E oltre a questo c'è anche ovviamente una componente commerciale, perché come sapete all'interno del mio shop vendo prevalentemente le marche per le quali corro, quindi quelle che mi sponsorizzano in prima battuta. E ovviamente tutta l'attività promozionale, tutta l'attività di aiuti, spiegazioni e quant'altro vengano ovviamente fatte sui materiali con i quali corro. Per due ragioni fondamentali. La prima è ovviamente che devo in qualche modo rendere grazie alle aziende che mi supportano e quindi creo contenuti su quei materiali. La seconda, che è addirittura più importante, è che io non posso creare contenuti su materiali che non conosco come le mie tasche. Infatti, ragazzi, la cosa secondo me che mi ha sempre un po' contraddistinto anche da tanti altri che creano contenuti è che io con i materiali che vi faccio vedere ci vado a fare ogni tipo di gara, addirittura il campionato del mondo, e quindi la provo quel tipo di materiali ai massimi livelli. Quindi ritengo che il mio aiuto possa avere una piccola marcia in più per avere delle informazioni che magari da altri piloti trovate meno. Quindi, detto questo, mettendoci la componente commerciale, mettendoci la componente content creator, mettendoci la componente pilota e unendo tutto in una solida distribuzione, in una macchina o un brand che può essere spinto e che abbia realmente bisogno del mio aiuto e soprattutto, vista dal lato opposto, un brand che apprezzi questo tipo di contenuti, perché qua ci troviamo come poteva essere 15 lineetta 20 anni fa con la realizzazione dei siti web. Cioè, molti 20 anni fa provavano l'e-commerce, tanti altri dicevano sì, l'e-commerce non potrà mai funzionare. Chi potrà mai essere che compra un automodello radiocomandato che costa svariate centinaia di euro senza averlo neanche toccato? E invece, come vedete ragazzi, il mondo e-commerce si è sviluppato in maniera esponenziale su tutti i settori e quindi chiaramente lo ha fatto anche nel mondo RC. Qua siamo un po' al giro di boa anche per il discorso dei contenuti social. Perché questo? Perché è ovvio
che è già molto sviluppato, ma lo è in altri settori. Nel reparto, chiamiamolo, modellismo, non è proprio così sviluppato ancora, quindi è un po' una scommessa. E ovviamente c'è chi ci crede e ci punta fortemente e chi non ci crede. Quindi mischiando tutti questi fattori e non volendo fare la scelta sbagliata, perché come sapete io non sono una persona che si lega 1 o 2 anni ad una squadra e poi lascia tutto andare, manda tutti in malore e cambia di nuovo. Io ho tutti sponsor molto duraturi che mi affiancano, soprattutto i main sponsor. Quindi, come vedete, prima di correre con gli Elasi ho corso con OS per quanto riguarda i motori e ci sono stato 7 anni. Prima di correre libero quest'anno di gomme ho corso con O-Trace e ci sono stato 5 anni. Prima di correre con la macchina che sceglierò sono stato con Kyosho e ci sono stato 14 anni. La Miscela è da 13 anni che ho lo stesso sponsor di Michele. Quindi è chiaro che cerchi una collaborazione duratura, perché più tempo si riesce a passare con lo stesso sponsor, più si conoscono i materiali, si conoscono i meccanismi e si è efficaci in quello che faccio. Quindi ragazzi, vi chiedo qualche consiglio, ovviamente, perché è sempre ben accetto. Non pensiate che io ho le verità assolute su tutto. Sono una persona ultra comune, faccio ragionamenti ultra comuni come potete fare tutti voi, quindi un pensiero, un ragionamento, un consiglio che mi date nei commenti ovunque su Facebook o anche qua sotto il video di YouTube fa sempre piacere, perché magari una persona pensa delle cose che io ancora non sono arrivato a pensare e quindi mi dà una mano in una possibile scelta. A questo punto ragazzi il cerchio è quasi chiuso, nel giro di 10 giorni, 7-10 giorni dovrei riuscire a prendere una decisione definitiva. Ovviamente non ci sono più tante marche da scremare, siamo su 2 e mezzo, ma al momento che una è a mezzo potrei dire semplicemente 2. E però prima di dare la risposta definitiva e comunicare a tutti voi qual è stata la mia scelta, devo ancora rifletterci un po'. Ripeto, non sono neanche abituato a fare questo tipo di ragionamenti perché sono una persona che rimane a lungo con i propri sponsor e quindi mi trovo, credetemi, in seria difficoltà a prendere una decisione. Io so che stranamente molto più di quello che mi sarei mai potuto immaginare sui gruppi WhatsApp, sui gruppi social, privatamente stanno girando tantissime informazioni su mie possibili scelte, su scelte già definite, già fatte. Sappiate che non c'è niente di vero perché io non ho ancora firmato niente. Quindi ragazzi, state in campana, seguite i contenuti qua sul canale e vedrete che nel giro di 7-10 giorni ci sarà la scelta definitiva e sarò strafelice di comunicarvela come al mio solito con dei post su Instagram e su Facebook e ovviamente anche con un bel video dove vi spiegherò tutte le analisi che ho fatto e tutte le motivazioni per le quali sono ricaduto su questa scelta. Io ragazzi vi ringrazio molto per l'attenzione, mettete sempre tanti like sotto al video e commentate, datemi consigli, aiutatemi ragazzi perché ne ho davvero bisogno e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!